Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Sono passati 6 mesi da quando ho imbottigliato la Kolsch. Se avete già visto i due precedenti video di questa birra, ricorderete che avevo diviso le bottiglie in due parti, una imbottigliata con il solo priming per la rifermentazione e l'altra con aggiunta di antiossidanti. Nel primo video di confronto ho assaggiato dopo un mese le due birre e avevo notato già delle differenze significative, ma ho voluto conservare altre due bottiglie per fare un assaggio di confronto dopo 6 mesi, per vedere se le differenze tra le due birre si sono accentuate e se l'antiossidante è riuscito a preservare bene la birra anche dopo un buon periodo come 6 mesi. Se non avete ancora visto i due video su questa birra, quello della cotta e quello del primo assaggio di confronto, vi consiglio di andarli a recuperare prima. Vi lascio anche il link in descrizione. Un breve riassunto sulla cotta. Ho brassato una Kolsch con 100% di malto Pilsner, ammostamento con machine a 55 gradi, step per le beta a 62 e poi le alfa a 70 gradi. In bollitura ho luppolato con Pearl in amaro e Allertau in aroma ed hop stand per un totale di 27 IBU. Fermentazione con lievito liquido VLP 029 Kolsch German Ale della White Labs che ho riattivato con uno starter. Fermentazione primaria a 14.5 gradi e completamento a 20.5 gradi. 10 giorni di cold crush a 2 gradi e poi l'ho imbottigliata. All'imbottigliamento ho diviso le bottiglie in due parti. Sulla prima parte ho fatto il normale priming con destrosio, acqua e lievito da rifermentazione. Sull'altra, insieme a questo, ho aggiunto anche l'antiossidante. Vediamo come si presentano le birre a 6 mesi. Come aspetto, la birra appare molto più limpida e trasparente rispetto al primo assaggio. Il prolungato periodo in frigorifero ha favorito la chiarificazione in bottiglia. All'aroma, quella con l'antioxin ha un'intensità aromatica maggiore, distingue le note floreali e mielate che ricordo dalla birra quando era fresca di imbottigliamento. In quella senza antioxin l'aroma floreale è poco intenso e il malto ancora meno percettibile. Al gusto, quella con antioxin ha un maltato più intenso e fragrante, si può definire con certezza un aroma più fresco. Quella senza ha un gusto dolciastro con lievi sentori di ossidazione per la parte maltata che vira un po' sul fruttato. Come bilanciamento, l'amaro è più percettibile in quella con l'antiossidante, ha un bilanciamento più nel mezzo, come previsto, percepisco di più gli IBU presenti. Il luppolo è percepito anche più elegante come sapore, si riescono a riconoscere i suoi aromi terrosi e speziati. In quella senza antiossidante, oltre a un amaro percepito più basso, quindi che sbilancia la birra verso il dolce, il luppolo ha un sapore più evanescente, veramente poco apprezzabile, poco netto e definito. Come mouthfeel, quella senza ha un corpo medio, morbida in bocca, ma con un filo di astringenza nel finale.
Quella con antioxin ha un corpo apparentemente più secco e un finale più piacevole per il sapore di luppolo più fresco. Le differenze dopo 6 mesi su queste due birre si sono accentuate. Sull'aspetto le differenze delle due birre sembrano essere rimaste invariate. Mi sarei aspettato di trovare un maggiore contrasto di colore tra le due. Quella senza antiossidante non ha subito un gran deterioramento, diciamo, ma quello che ci si può aspettare per una birra così delicata dopo un periodo di 6 mesi. Quindi una leggera perdita di freschezza e qualche sentore di ossidazione. Quella con l'antioxin invece sembra non aver subito affatto gli effetti del tempo trascorso. Riesco a percepire gli stessi aromi di quando la birra era fresca di imbottigliamento, anzi forse ancora più puliti e definiti perché in questo lungo periodo in frigorifero la birra si è anche lagarizzata e come avete potuto vedere è uscita fuori molto più limpida, quindi certi sentori escono fuori in modo più netto e pulito. Sarebbe stato meglio sicuramente fare una lagarizzazione più lunga in fermentatore, ma su questo aspetto anche il frigorifero ha giovato. Quindi, se nel primo mese mi ero proprio sforzato di trovare le differenze tra le due birre, su questo confronto le differenze sono uscite fuori in modo netto e chiaro. Per avere conferma ho fatto anche assaggiare a un'altra persona, che è mia moglie, queste birre, dicendole che una delle due era stata trattata con l'antiossidante. E difatti ha indovinato al primo assaggio quale fosse quella con e quella senza antiossidante. Dal primo confronto avevo ipotizzato che, ipoteticamente in un concorso, le due birre potessero avere una differenza quantificabile di 3-4 punti su una scheda di 50. Qui invece devo dire che, sembra a mio parere, la differenza tra le due birre può arrivare anche a 10 punti. Alla birra con l'antiossidante infatti darei 4 punti in più per l'aroma, 3 per il gusto, 1 per il mouthfeel e 2 per le impressioni generali. E può anche darsi che a un assaggio alla cieca non si direbbe facilmente che le due birre provengano dallo stesso batch. Nel breve periodo le differenze erano molto leggere, ma nel lungo periodo si sono accentuate molto di più. Quindi l'antiossidante non solo è stato in grado di donare maggiore freschezza alla birra finita già da subito, ma ancora di più in un periodo di 6 mesi è riuscito a preservare quei sentori e quegli aromi come se la birra fosse stata imbottigliata da poco. Mentre l'altra, quella non trattata, era già in una fase calante, lontana dal suo periodo migliore. Alla luce di questo, penso che l'utilizzo degli antiossidanti possa essere un'ottima scelta in quei casi in cui vogliamo preservare birre delicate di facile ossidazione, dove magari abbiamo imbottigliato un volume più o meno grande e non vogliamo necessariamente finirle nel breve tempo. E prolungare la shelf life di una birra del genere di 6 mesi non è affatto poco. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi le vostre impressioni o le vostre domande qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e se volete supportare il mio canale e questi contenuti lasciate anche un bel like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.